Se voi conoscete le regole del pugilato, dice Carlo Spadiglia, questi pugili certamente le conoscono, quindi non si è perso in ulteriori preliminari Carlo Spadiglia. Ecco, guardate la differenza in altezza, 6,1, 5,7,5 Duran, 6,1 e 1,84. L'altezza di Thomas Hearn, ed è la prima ripresa da Las Vegas, il mondiale dei medi junior versione World Boxing Council. Roberto Duran, pantaloncini scuri, contro Thomas Hearn, pantaloncini giallo-oro. Affondato il destro Duran. Affonda il destro Ernst. Duran alle corde. Prova ad affondare i suoi colpi Ernst. Lo sfida spavaldamente Duran, che entra a sua volta con il destro. Tocca poi col jab sinistro Thomas Ernst. Sembra irridere al suo avversario Roberto Duran, spavaldo come sempre. Tenta un montante destro Ernst, che ha squilibrato Duran. È stato richiamato Ernst dall'arbitro Carlo Spadiglia. Destro e sinistro di Ernst. Tagliato il destro al tappeto Duran, che tra l'altro tagliato allo sopracciglio sinistro. Are you okay? Sei a posto? Gli chiede l'arbitro. Thomas Ernst si avventa sull'avversario. Sembrava che l'arbitro stesse per fermare l'incontro. Di nuovo Duran al tappeto. Invece procede al conteggio. Ho avuto per un attimo l'impressione che Carlo Spadiglia stesse per arrestare il combattimento. Lo fa invece proseguire, suona il gong della prima ripresa. Inutile dire favorevole a Thomas Ernst. Prima ripresa densissima di emozioni, 2 knockdown. Duran, a mia memoria, non era mai stato al tappeto da professionista. C'è stato un destro di Ernst che gli ha prodotto una ferita all'arcata sopraccigliare sinistra. Questo è stato sufficiente perché Duran abbassasse la guardia e perché in quell'apertura entrassero i colpi terribili di Thomas Ernst. Ecco riproposte al rallentatore alcune fasi di questa incandescente prima ripresa. Ecco il destro dritto, preciso, che ha messo al tappeto Roberto Duran. Le gambe lo tengono su in qualche modo. Ha sicuramente accusato. Ecco la seconda serie più disordinata. Ecco che viene scagliato addosso alle corde Duran e finisce nuovamente al tappeto. 2 knockdown nella prima ripresa, questo è il secondo round. Da Las Vegas, mondiale dei medi junior, Roberto Duran contro Thomas Ernst. Due volte col sinistro Ernst. Poi il gancio sinistro di Duran. Si tratta di vedere se è stato sufficiente il minuto di intervallo per recuperare. C'è stato un buon destro di Duran. Spavaldo Ernst, tenta la conclusione prima del limite. Entra a ripetizione nella guardia di Duran, che cerca di difendersi con il suo mestiere. Non gli manca davvero. Sinistro di Ernst, il destro dritto. Ancora il destro. Non ce la fa più, l'impressione è che Duran non ce la faccia più. Reagisce di solo orgoglio, cerca di aggrapparsi. Oh, incredibile, un destro a bersaglio fermo, crolla riverso al tappeto, faccia in avanti Roberto Duran. Un destro di inaudita potenza si è abbattuto su Duran. È crollato faccia in avanti al tappeto ed è la fine del combattimento. Racchiuse in pochi minuti incredibili emozioni in questo
questo confronto. Thomas Hearns ha dimostrato di essere ancora il terribile picchiatore di un tempo. Avevo ricordato che erano 2 anni che non vinceva prima del limite. Ha scelto un'occasione importante, ha scelto un avversario di prestigio per dimostrare ancora di avere intatte le polveri. Sono stati colpi esplosivi quelli che hanno abbattuto Roberto Duran, un pugile che, ripeto, a mia memoria non era mai stato al tappeto, aveva tenuto brillantemente 15 riprese contro Marvin Hagler, aveva battuto ai punti in 15 round Leonard, aveva abbandonato nella rivincita contro Leonard senza peraltro essere mai in difficoltà, senza andare mai al tappeto. 82 combattimenti senza aver messo un ginocchio a terra. Questa sera forse l'età, i 33 anni, ricordo che Duran è alla soglia dei suoi 33 anni, forse peraltro anche la potenza di Thomas Hearns che lo ha colpito a freddo.